Oggi voglio parlare di un argomento che in realtà rientra nelle mie grandi passioni, ma è completamente lontano dalla sfera delle mie competenze. Quindi lo farò in maniera semplicemente appassionata, amatoriale e chiedendo il supporto, quindi a un certo punto del video non sarò io a parlare, chiedendo il supporto di un professionista che magari andrà a sottolineare le cose che ho imbroccato, magari a dire no, guarda, qui hai sbagliato, bla bla bla. Parliamo di nutrizione, parliamo di dieta. Perché parli di dieta te, Matteo? Perché non è la prima volta che mi fate delle domande a riguardo e recentemente su Instagram, dove io tutti i giorni apro uno stickers per le domande, c'è stato qualcuno che mi ha chiesto: è possibile che durante una dieta ipocalorica io senta meno forza anche nel diaframma, nella muscolatura del sostegno, quindi nell'addome profondo? Cioè, è possibile che io quando sono in ipocalorica, quindi quando ho meno energie, me ne accorga anche sul cantato perché ho difficoltà a gestire il fiato, perché la muscolatura che gestisce il fiato si trova a essere meno energetica, meno forte? Allora, la mia risposta è stata: per quello che ne so, ho detto sì, perché comunque quando mangi poco, gli zuccheri all'interno dei corpi muscolari vengono meno in tutti i gruppi muscolari, quindi anche in quello respiratorio, per cui sicuramente avrai fatica. Ora però, a meno che non siamo dei professionisti bodybuilder o comunque siamo dei modelli, dobbiamo fare una sfilata di moda e non vogliamo arrivare sul palco con l'8% di grasso, vuol dire raccogliere la pelle così sulla pancia, cioè non avere assolutamente grasso o quasi, non ha senso arrivare a quel livello lì, perché a noi ci servono le energie per cantare. Ho capito che abbiamo la forma fisica che ci interessa, ma non possiamo neanche andare sul palco stanchissimi che non riusciamo a sostenere una cute con gli occhiaie. Ehm, per cui, gli ho detto: "Ma guarda, quello che mi sono permesso di dire come dire, sono gli accorgimenti che io ho imparato per me, perché comunque non nasco come magretto, come mi vedete, ma, da ragazzo ero cicciottello e quindi conosco l'argomento e sono anche appassionato di esercizio fisico, quindi io mi sono permesso di dire questa cosa qua. Ho detto: "Guarda, probabilmente se sei a questo livello, l'ipocalorica che stai affrontando è molto restrittiva, forse un po' troppo, quindi dovresti cooperare tu insieme al tuo nutrizionista in modo da, far sì che non ti ritrovi in questa situazione". E io gli ho detto questo: il modo migliore sarebbe quello probabilmente di affrontare un periodo di ipercalorico, comunque un periodo nel quale mangi di più, nel quale ti alleni anche di più muscolarmente e metti su un po' di massa magra. Perché? Gli ho detto: metti su della cilindrata, della forza, dei muscoli, massa muscolare, che aumenta il metabolismo basale. Questo è quello che gli ho detto. Il basale sarebbe il tuo metabolismo a riposo, quando non fai niente. L'idea era: hai più muscoli, hai più cilindrata, consumi di più anche quando non fai niente. Chiaramente, essendo stata questa una storia su Instagram, ho ricevuto una serie di commenti che mi hanno fatto delle precisazioni, e in particolare il commento di Giovanni Ciacchini che mi ha detto: "Ma guarda che in verità mettere su massa magra non è che aumenti così tanto il metabolismo". Io invece questa era una cosa che, devo dire la verità, ormai davo per scontato, anche se effettivamente è tanti anni che mi alleno, non che io metta su quella massa muscolare, cioè mangio come un lupo, però dovrei probabilmente allenarmi di più, essere più preciso. Ultimamente ce n'ho anche meno voglia, va bene? Quindi vedo che, insomma, dopo un primo periodo non è che ho messo tanta massa magra in più da quantomeno non mi sono mai accorto sul metabolismo questa grande differenza. Però effettivamente anche quando, diciamo, il mio corpo ha fatto il salto di qualità, cioè dall'avere la pancina a comunque essere, insomma, più tonico, con l'addominalino, ehm, c'è stato un cambiamento, ma di poca roba effettivamente. Allora, insomma, poi dopo io e Giovanni abbiamo parlato un pochino perché Giovanni è un cantante e quindi ci conosciamo per questo motivo, studiamo insieme e, insomma mi ha parlato un pochino, insomma m'ha fatto venire voglia di andare a rovistare un pochino su YouTube, confrontarmi con qualcuno e
Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che effettivamente è così come diceva lui, non è che cambia di così tanto il metabolismo se metto su la massa magra, se metto su i muscoli, non è che cambia così tanto il basale. Quello che fa cambiare il metabolismo è mangiare, cioè il metabolismo si presenta fenotipicamente un po' come si presenta la voce, cioè la voce che noi abbiamo oggi è il frutto di una serie di cose che riguardano la nostra genetica e il nostro passato, la nostra storia. Lo stesso metabolismo è in parte la nostra genetica e in parte come ci siamo comportati a tavola fino a questo momento. Ribadisco, non sono un esperto, è soltanto la condivisione di una curiosità per i cantanti, va bene? Quindi sto parlando veramente come mangio, non sono per niente un esperto, però voglio muovervi la curiosità, perché comunque noi dobbiamo andare sul palco anche in una condizione fisica che ci permetta di sentirci a nostro agio, è importante. Non sono pochi i cantanti che affrontano il palcoscenico magari sicuri della propria voce, ma non proprio del proprio aspetto e della propria forma fisica. Però questo non può neanche voler dire andare sul palco senza energie, perché altrimenti ingrassiamo. Quindi, per quello che ho potuto capire, il metabolismo si alza quando mangiamo, più che quando ci alleniamo, il basale quantomeno. Cioè, più noi mangiamo, più il metabolismo si alza, perché non è che può stoccare grassi e massa all'infinito. Altrettanto, se noi gli togliamo calorie, questo si abbassa e sono meccanismi di sopravvivenza, no? Ehm, Altrimenti se continuassimo a dimagrire moriremmo. Per cui è il corpo che si rimposta in base a quello che gli introduciamo al suo interno. Per cui quando uno si trova strozzato in questo modo qua, le varie strategie quali sono? Vabbè, alcune le conosciamo, tutti, il classico cheat meal, cioè il pasto in broglio. Sono a dieta, quella sera lì non ne voglio sapere, mi faccio l'aperitivo, mi mangio la pizza e mi mangio un gelato. Mi serve sia psicologicamente, proprio perché magari mentre tutta la settimana sono a dieta e mi sento che sto facendo rinunce, so che quel giorno lì mi posso sfogare e ricarico un po' le energie proprio psichiche di affrontare la cosa, ma anche perché risolleva un po' il mio metabolismo. Però a volte non basta perché magari sto mangiando veramente pochissime calorie, sento sempre fame e giorno dopo giorno la bilancia mi dà quel peso lì o addirittura aumenta, perché il metabolismo si sta veramente fermando e stocca tutto quello che passa. Intendiamoci, sto dando degli spunti per documentarvi, dovete parlarne con il vostro nutrizionista e dopo ce ne parlerà il nostro nutrizionista all'interno del video, però fatemi comunque raccontare la storia per come la conosco io prima di avere conferme o smentite. La storia come la conosco io è questa: bisognerebbe reintegrare delle calorie per risollevare il metabolismo. E questo ci permetterà poi, una volta insomma affrontato questo periodo dove rimangio un pochino di più, di riandare a modulare la dieta con un'ipocalorica e vedere se riesco a riscendere un pochino. Questo concetto di modulazione, quindi dove vado un po' in iper e torno di nuovo in ipo, sono periodi dell'anno, per esempio io per me lo faccio praticamente, sul periodo è una modulazione che dura 1 anno, cioè praticamente da novembre fino alla fine quasi alla fine della primavera mangio di più e verso l'estate mangio meno e vedo che questo giochino qua funziona perché, in inverno riesco a mettere su magari 5, 6, 7 chili, d'estate riesco a scendere facilmente e arrivare magari appunto in spiaggia le poche volte che ci vado, perché non amo il mare, con insomma un corpo magro che mi fa sentire a mio agio. Però poi ognuno avrà il suo periodo di modulazione di quello che deve fare insomma a tavola, quindi bisogna appunto confrontarsi con un nutrizionista. Però mi piace appunto cogliere l'analogia di questa modulazione delle calorie che va da un'ipercalorica a un'ipocalorica, cercando di guadagnare qualcosa in più nella perdita della massa grassa, ottimizzare la perdita delle energie, no, questo concetto di modulazione che ritrovo anche nel training VEM, nel quale sono una voce forte e allora che cosa devo fare? Devo lavorare sulla leggerezza finché i risultati non ci sono più. Allora ritorno a fare un po' di esercizio di forza. Sicuramente mi sarà più facile riacquisire forza e dovrò subito riandare ad alleggerire perché il mio fenotipo fa sì che esprimo più facilmente forza e che ho più difficoltà a raccogliere delle meccaniche, delle certezze nella leggerezza. Altrettanto, se sono uno che tende ad ingrassare, dovrò fare
magari un lavoro dove vado a mangiare un po' di più, però subito dovrò sterzare nell'ipocalorica perché altrimenti insomma metto su troppo grasso, eccetera, eccetera. In tutto questo vado a ricollegarmi al concetto che avevo detto nella risposta, che non era corretto, però posso aggiustarlo un pochino. Cioè, visto che comunque quando andremo a introdurre maggiori calorie metteremo su più massa, è chiaro che se stiamo seduti e cantiamo e basta, quella massa sarà grassa, sarà grasso puro. Se invece affrontiamo un'attività muscolare, quella massa in una percentuale almeno saranno muscoli, e se continuiamo a allenarci nel tempo, quando andiamo in ipocalorica, il nostro corpo prediligerà tenerseli quei muscoli per un discorso di sopravvivenza. Perché se noi andiamo a fare la panca piana, gli squat, insomma esercizi di forza tutte le settimane, anche se abbassiamo le calorie, il nostro corpo lo sa, dice no aspetta, non toccarli i muscoli perché sto matto qua tutte le settimane si carica 100 kg di panca piana, se non manteniamo la massa magra ci rimaniamo secchi. Quindi dovrebbe funzionare un po' così, raccontata in maniera molto dozzinale da Matteo Ratti. Però a questo punto sentiamo il parere del professionista. Ciao Matte, ciao a tutti, io sono il dottor Sabino Saccone, biologo nutrizionista e personal trainer. Grazie per avermi chiesto di parlare un po' dell'argomento che mi sta molto a cuore, visto che unisce due delle mie passioni, quindi la nutrizione, l'allenamento fisico e anche, aggiungerei, il canto. Quindi partiamo proprio dalle basi. Allora, il deficit energetico può impattare sulla performance canora? Vi dico la mia. Non ci sono molti dati in letteratura, visto che è un argomento molto di nicchia. Però, un po' come tutte le performance muscolari, e come diceva appunto il buon Matteo, effettivamente potrebbero avvertirsi dei cali di energia che quindi possono ripercuotersi sulla prestazione del canto, anche perché ricordiamo che bassi livelli di energia possono impattare non solo a livello muscolare, ma anche a livello di coordinazione muscolare, e quindi, visto che il canto è anche molto una questione di coordinazione nervosa dei muscoli collegati appunto alla laringe e al tratto fonatorio, sicuramente bassi livelli di energia cronici, quindi una dieta dimagrante prolungata nel tempo, può impattare in negativo sulla performance canora. Ma quindi qual è la soluzione ideale per un cantante che magari voglia avere un aspetto scenografico sul palco, ma avere comunque alti livelli di energia? Effettivamente quello che diceva appunto Matteo, ovvero cercare di tenersi attivi, magari lavorando bene in palestra con i pesi per costruire una buona massa magra, che è vero non impatta molto sul metabolismo basale, quindi sull'energia che il nostro corpo consuma totalmente a riposo, però sicuramente avere più muscolo, oltre a migliorare la nostra apparenza, dà qualche aspetto positivo. Per esempio, un corpo più muscoloso è un corpo che ha un dispendio maggiore quando ci si allena, e quindi significa che se ci si allena e si hanno più muscoli, in realtà sarà più facile mantenersi magri. Inoltre c'è anche un discorso collegato alla salute, su cui non voglio dilungarmi troppo adesso, che è quello della sensibilità insulinica, ovvero un muscolo più allenato, un muscolo più grande, è anche un muscolo più famelico di zucchero, e quindi in questo modo si toglie zucchero al grasso, fra virgolette, e lo si dà al muscolo, soprattutto quando si allena. Perfetto. Detto questo, la soluzione quindi per un ottimo dimagrimento efficace, quale può essere? Quello che consiglio sempre io, ovvero cercare di non essere troppo drastici con il deficit energetico, quindi non abbassare di troppo le calorie a meno che non sia necessario, per motivi che ovviamente sarà il vostro nutrizionista a conoscere, ma cercare nel tempo di essere molto attivi fisicamente, mangiare il giusto, ma magari un po' meno di quello che è necessario per poter quindi dimagrire nel tempo. Ora, un altro aspetto fondamentale è questo: il dimagrimento deve essere ciclico, cioè non si può stare perennemente a dieta dimagrante. Bisogna cercare di avere dei periodi di tempo in cui appunto ci si allena di più, si mangia di più, di modo che le energie sono al massimo, e dei periodi in cui poi, appunto, di comune accordo col nutrizionista, conviene dare un taglio alle calorie, dimagrire, arrivare ad una forma fisica che ovviamente esteticamente ci piace, e a quel punto, bene o male, il grosso del risultato è ottenuto. La cosa importante è che con un dimagrimento fatto bene si può stare tranquilli di avere tutte le energie necessarie per cantare.
Inoltre, se sul palco c'è bisogno di essere particolarmente energici, si può sempre concordare qualche strategia di ricarica, quindi magari avere delle calorie un po' più basse nei giorni in cui non si canta o si riposa e poi cercare di concentrare un po' più di energie proprio nei momenti in cui c'è bisogno di cantare. In questo modo la performance canora effettivamente non sarà di troppo, ecco, impacciata, intralciata. Detto ciò, io penso di aver risposto a tutto e quindi ci becchiamo per qualsiasi confronto, insomma, sulla nutrizione. Ok. Aggiungo un'altra cosa, e questo è importante saperlo. Come diceva Matteo, effettivamente è possibile influire sul metabolismo mangiando di più, ma c'è un limite. In gergo questo approccio prende il nome di reverse diet, cioè si cerca di uscire da un periodo di ipocalorica in cui si è mangiato meno e piano piano si cercano di aumentare i livelli di energia e principalmente di carboidrati fino ad arrivare teoricamente a un mantenimento massimo, cioè alla quantità di energia possibile che è possibile incamerare senza iniziare effettivamente a prendere peso, ma soprattutto senza iniziare ad ingrassare. Ora, sebbene sia possibile cercare di spingersi abbastanza in alto, soprattutto se ci si allena molto e soprattutto se si ha una bella quantità di muscolo, in realtà c'è un limite verso il quale l'organismo insomma riesce a stabilizzarsi. È molto più probabile invece che si riesca a stabilizzarsi al contrario, quindi in ipocalorica. Cerco di spiegarmi meglio. Quello che può accadere è che durante una fase spinta di ipocalorica, che magari è durata mesi e mesi, il nostro organismo tende ad adattarsi sempre di più. È un meccanismo di sopravvivenza, perché se noi fossimo realmente in una situazione in cui non abbiamo cibo a sufficienza, se il metabolismo non si adattasse, quindi calando i livelli di energia che sono richiesti per vivere, almeno per le funzioni più di base, ovviamente finiremmo per morire di fame in pochissimo tempo. Quindi attenzione a diete troppo drastiche o troppo prolungate perché finiscono per far adattare al ribasso il metabolismo e quindi finirete per sentirvi letargici, senza forze, senza energia, con un umore mediamente basso e scuro. Quindi molto meglio cercare di allenarsi e muoversi il più possibile, mangiare il più possibile senza ovviamente ingrassare. In questo modo tutte le performance, anche quelle canore, saranno al massimo. Detto ciò, ho realmente finito e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!